Benvenuti alla sesta serata di Come superare il blocco dello scrittore. Stasera affronteremo una fase della scrittura dove è molto facile avere un blocco, ovvero la trama. Per evitare di bloccarsi in questa fase occorre prima di tutto capire com'è strutturata la trama. È composta da una concatenazione di fatti legati fra di loro da una logica di causa-effetto. Come abbiamo visto in una delle puntate precedenti, il mondo è un caos di fatti che apparentemente non hanno nessun legame fra di loro. E lo scrittore è qualcuno che prende il caos apparente della realtà e decide di ordinarlo in una serie di fatti che sono legati fra di loro da un ordine logico. Adesso che avete capito cosa accade nella vostra storia, dovete stabilire come accade, ovvero dovete trovare la concatenazione dei fatti. Per trovare questa conseguenzialità dobbiamo stabilire prima di tutto tre cose, ovvero l'inizio, il percorso e la fine della nostra opera. Ovvero dobbiamo stabilire quello che io chiamo il movimento. Per procedere in modo sicuro alla ricerca di un movimento, dovete far tesoro di tutto quello che abbiamo detto finora sul nucleo, sull'argomento e sul tema. In questo modo riuscirete a stabilire un movimento composto così: la situazione iniziale, sia esterna che interiore, gli ostacoli affrontati per ottenere un qualcosa e poi la situazione finale. Perché parliamo di ostacoli? Abbiamo visto che il protagonista desidera qualcosa, ma interiormente gli manca una qualità oppure una conoscenza che gli permetta di ottenere quello che desidera. Gli ostacoli sono lì proprio per permettere al protagonista di acquisire quella conoscenza, quella qualità che gli mancavano all'inizio della storia. Può darsi che riesca ad acquisirli, può darsi che non ci riesca, e questo determina poi un finale positivo o negativo per il protagonista. Non importa se alla fine ottiene ciò che cercava, perché nel corso della storia anche le sue esperienze negative, se sono seguite in modo profondo dal lettore, portano comunque a quella che si chiama catarsi. Del resto, se raccontassimo una storia dove non ci sono ostacoli e dove il protagonista ottiene subito quello che desiderava, non ci sarebbe nessun interesse. E invece è molto interessante vedere un protagonista alle prese con le proprie mancanze. Perché ci appassiona una storia di questo tipo? Fa parte di un'esperienza individuale molto profonda vedere un personaggio alle prese con questi ostacoli, sia interiori che esterni, perché tutti ne abbiamo quotidianamente, quindi ci immedesimiamo in una storia che ce li rappresenta. Questo è un meccanismo molto antico. Autori come Vogler lo individuano come uno degli archetipi che stanno alla base di tutta la letteratura. Qualcosa che viene dal profondo dei meccanismi della natura umana e che utilizziamo anche quando non ne siamo coscienti. Per questo è così importante avere una prima scrittura, una prima versione molto istintiva, capace di tirare fuori dal nostro inconscio questi meccanismi che sono universali e che permetteranno poi ai lettori di riconoscersi nella vostra opera. Da qui deriva anche l'analisi di Dara Marx e la sua idea ormai molto famosa che i protagonisti più convincenti sono quelli che si trasformano durante il corso dell'opera. Un protagonista che rimane uguale a se stesso dall'inizio alla fine non è coinvolgente come uno che invece, attraverso le lotte che si trova a compiere, cambia, così come cambiamo tutti noi nella vita quotidiana. Nella nostra vita ci troviamo ad affrontare vari ostacoli e non restiamo mai uguali a noi stessi. Ecco, è questo che vogliamo ritrovare anche inconsciamente come lettori nelle opere che leggiamo. Una storia avvincente avrà quindi un movimento di questo tipo. Il protagonista ha un desiderio profondo perché nella sua vita manca una certa cosa. Non l'ha mai avuta perché gli manca la qualità per ottenerla. Si muove per realizzare il suo desiderio e attraverso varie esperienze ottiene o non ottiene la qualità che gli mancava per riuscire a conquistare quello che desidera. Sembra un po' complesso, ma vedrete che si chiarirà poi via via. Per aiutarvi a stabilire il vostro movimento potete aiutarvi con il tema. Vi faccio un esempio. Avevamo visto la storia dell'assassino. Il tema è l'omicidio come forma di potere. Il protagonista quindi desidera il potere.
uccide per averlo. Bene, gli ostacoli che incontra devono essere di una natura legata al tema e quindi saranno ostacoli che tendono a privarlo del potere. Il finale deve poi risolvere la situazione in modo vincente o perdente. Il protagonista ottiene la cosa che tematicamente andava cercando? Io ho immaginato un finale nel quale il protagonista riusciva ad ottenere quello che desiderava, ovvero il potere, in un modo tragico, perché sentendosi braccato dalla polizia e ormai messo alle strette anche dalla famiglia, decideva di togliersi la vita pur di avere quella libertà, quel potere totale su se stesso che desiderava all'inizio della storia. Il movimento della storia dell'assassino è quindi questo. Situazione iniziale. Un uomo impotente vessato dal suo ambiente. Ostacoli per raggiungere un desiderio. Uccide per sentirsi potente, ostacolato dalla famiglia e dalla legge. Situazione finale. L'uomo trova il controllo sulla sua vita uccidendosi. A questo punto anche voi dovreste stabilire il movimento della vostra storia, determinando la situazione iniziale, il desiderio con l'ostacolo che impedisce di raggiungerlo e la situazione finale. Ovviamente gli ostacoli possono essere di una natura interiore, non importa andare a fronteggiarsi con un drago, può essere molto difficile anche soltanto vincere sulla propria timidezza. Bene, adesso che avete identificato il movimento della vostra storia, è arrivato il momento di lavorare sulla trama vera e propria. Seguitemi nella prossima puntata e lo faremo insieme. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Come superare il blocco dello scrittore.